Senti anche tu l'odore di carne umana mentre usi ChatGPT? No? Eppure è lì, sotto il vetro del tuo smartphone. Ti senti un genio perché l'AI ti ha scritto la tesi? Ti senti figo perché ha creato un pezzo che spacca senza conoscere una nota? Sembra tutto così pulito. Un click e simsalabim. Non è magia, è che non senti la puzza. Mentre cerchiamo la velocità, dall'altra parte del mondo c'è un essere umano che si scortica le sinapsi per filtrare l'abisso. Un fantasma che tiene in piedi l'algoritmo. Scoperchiamo il trucco. Oggi diamo un nome a chi rende intelligente la nostra AI a costo della propria dignità. Siediti in platea, solo se hai la forza di guardare nel buio. Qual è il prezzo del progresso in vite umane? Ci piace immaginare ChatGPT o i generatori di immagini come dei piccoli maghi fluttuanti in un cloud indefinito che creano mondi dal vuoto. È una narrazione deliziosa, non trovate? Ci permette di sentirci nel futuro senza sporcarci le mani. Ma dietro questa interfaccia immacolata operano migliaia di operai del click, persone vere, stipate nelle periferie del mondo. Sono la forza lavoro fantasma, il carburante biologico degli algoritmi. Lo chiamano ghost work. Il punto è questo. Per rendere l'intelligenza artificiale gentile e sicura per noi, abbiamo scelto di esternalizzare il trauma. Non è il software a ripulire il web, è lo sguardo di esseri umani costretti per una manciata di centesimi a filtrare l'horror puro. Visionano ciò che di più estremo la nostra specie può produrre. Loro entrano nella fogna digitale e la setacciano per istruire la macchina su cosa non devono mostrare a noi. La nostra igiene mentale è pagata con lo sfruttamento del sud globale. L'AI non è intelligente, è addestrata da quelli che sono, senza alcuna iperbole, i paria del dato. Benvenuti nel mio teatro digitale, sono Tiziana Sensi, attrice e regista del Caos, e qui utilizziamo l'intelligenza teatrale per capire dove finisce l'umano e dove inizia la recita del sistema. Restate con me fino alla fine, lasciatemi un like per gentilezza. Oggi scoperchiamo il primo di 3 atti. Apro il sipario. Sapete qual è il segreto meglio custodito dalla Silicon Valley? L'automazione non esiste. Ci piace chiamarla intelligenza artificiale, fa sicuramente un figurone nelle presentazioni con gli investitori, ma se vogliamo che il sistema funzioni, abbiamo bisogno di una quantità mostruosa di microattività umane, etichettatura, trascrizioni e simulazioni. Un immenso discount biologico dove le big tech comprano pezzetti di vita senza l'impiccio di assumersi responsabilità. È il sogno di ogni capitalista, una forza lavoro senza volto. Ma l'invisibilità ha una geografia ben precisa, sempre la stessa. Se in Europa, in America, il lavoro digitale è un extra per arrotondare a fine mese, altrove è l'unica fonte di vita, una vita tossica. In Kenya, nelle Filippine, li chiamano microworkers, persone che traggono ogni singolo centesimo da questo microwork e sono ridotte a puri ingranaggi. Questi esseri umani non parlano con nessuno. Non c'è un capo a cui chiedere spiegazioni, non c'è un collega con cui sfogarsi. La comunicazione è interamente automatizzata. Se il sistema decide che la tua prestazione non va bene, il tuo account viene sospeso senza preavviso, senza giustificazione. Puff, sparito. È l'automazione dei rapporti umani, è l'impotenza, la frustrazione che ti mangia dentro. Un isolamento che crea profonde cicatrici psicologiche per i compiti che svolgi. Immaginate, state guardando l'orrore del mondo, la mostruosità del dark web per pulire i dati di un colosso americano e non avete nemmeno un collega a cui poter dire io sto male. Siete soli davanti a uno schermo in una stanza di Nairobi mentre il software decide se oggi mangerete. Efficiente, no? Nessuna protesta, solo dati che fluiscono, carburante biologico per la nostra prossima ricerca su un AI. Ma avete visto quanto è gentile ChatGPT? È delizioso! Gli chiedete qualcosa di tremendo e lui, con una grazia angelica, risponde: mi dispiace,
ma come modello linguistico non posso generare contenuti violenti. Che bontà, che etica, che trionfo di ingegneria! Io in questo video devo parlare molto pulito. Certe parole che sarebbero più corrette, più appropriate alla narrazione, non possono utilizzarle perché anche l'algoritmo del signore che mi ospita ha fatto un corso di bon ton a Nairobi. Se raccontassi questa verità con le parole che meriterebbe, l'AI mi metterebbe in castigo dietro la lavagna digitale a riflettere sui miei peccati di realtà. Siamo riusciti a creare una macchina che ha più senso del pudore di noi. Oh, finalmente qualcuno che ci protegge dal male. È rassicurante, no? Hanno creato un paradiso digitale e l'hanno recintato con un filo spinato e invisibile fatto di nervi umani. Nel 2023 la rivista Time ha squarciato il velo, è andata a Nairobi negli uffici della Sama, la società a cui OpenAI aveva dato l'appalto per bonificare il futuro. Per rendere il chatbot capace di essere educato con noi, qualcuno si è immerso nel baratro con decine di migliaia di frammenti di testo, descrizioni minuziose dei meandri più torbidi del web. Ragazzi kenyoti che, pagati pochi spiccioli per leggere ora dopo ora, giorno dopo giorno, storie di abusi di ogni bassezza umana. E mentre noi ci godevamo la sicurezza del servizio, loro vomitavano sinapsi. Mentre noi celebravamo il rinforzo umano dell'intelligenza artificiale, loro perdevano il sonno e la lucidità mentale. Perché la macchina non comprende il male finché un uomo non glielo indica col dito. E per indicarlo quell'uomo deve prima guardarlo in faccia, deve farlo suo, deve lasciarselo penetrare dentro finché non diventa parte della sua memoria. Hanno filtrato l'inferno del mondo attraverso i loro occhi finché non arrivassero ai nostri. Questo è il prezzo del rinforzo umano. Abbiamo il chatbot educato? Loro hanno un trauma per tutta la vita. Parliamo d'affari, perché la magia ha un prezzo e il mago adora i saldi. OpenAI, che ha una valutazione dei miliardi, è diventata grande perché sa dove risparmiare. Ha comprato la bonifica dell'inferno al prezzo della ristrutturazione del bagno a San Francisco, $200.000, una manciata di spicci per blindare la coscienza dell'impero. Pagava Sama $12,50 l'ora per ogni lavoratore. Questa è l'efficienza del colonialismo digitale, perché tu prendi il profitto in California, io scarico il trauma in Kenya. Ma quanti soldini arrivavano nelle tasche del ragazzo di Nairobi? 1,32 per essere proprio precisi, $1,32 al giorno per ogni ora passata nel nono cerchio dell'inferno. Sama si difende dicendo che è più del salario minimo locale, come se pianta mais fosse la stessa cosa. Voi immaginate il ritmo, devono classificare tra i 150 e i 250 passaggi brutali per ogni turno. Uno ogni 2 minuti. Non c'è tempo per respirare, non c'è tempo per elaborare. Se rallenti, perdi il bonus. Se ti fermi, sei fuori. È una catena di montaggio della disperazione. Un salario di base di $170 al mese per vendere la propria integrità mentale a una multinazionale che non sa nemmeno che esisti. Stanno divorando il loro futuro emotivo per nutrire il nostro presente digitale. E le aziende usano sempre lo stesso ritornello. Teniamo alla salute dei nostri collaboratori, offriamo sessioni di benessere e pause caffè. In fondo è solo lettura, no? Qualche respiro profondo e via, pronti per il prossimo set di dati. La produttività non deve soffrire per un po' di stress emotivo. Siamo qui per aiutarvi, siamo qui per aiutarvi a ripartire, perché il progresso non può aspettare il vostro trauma. Queste sessioni di benessere i lavoratori le definiscono tempo perso, incontri rari, sbrigativi, utili solo a resettare la macchina umana per rimetterla in linea, perché nessuna mente è progettata per processare l'abisso a ritmi industriali.
Leggere le loro storie mi ha scossa nel profondo. Io non entrerò nei dettagli tecnici degli abusi perché nel teatro civile non facciamo pornografia del dolore, ma l'effetto sulla psiche di queste persone è veramente devastante. Richard ha 37 anni, racconta di un isolamento che toglie il fiato. Cercavano di salvarsi tra loro, scambiandosi i racconti più atroci durante la pausa, quasi a voler esorcizzare il male per poter dire ad alta voce: io l'ho visto, esiste, non sono pazzo. Alex, per esempio, era un giovane brillante, pieno di vita. Gli sono bastati 6 mesi negli angoli più oscuri del web per essere obliterato. Oggi Alex non riesce più a parlare con la moglie, si è ritirato in un isolamento depressivo che ha cancellato completamente l'uomo che era. Questa è una mutilazione dell'anima compiuta in silenzio, affinché noi possiamo continuare a credere che l'AI sia pura. Alex, Richard e gli altri hanno sacrificato la propria vita psichica per detergere i nostri schermi e il sistema, in cambio, ha offerto una pacca sulla spalla e l'invito a essere più produttivi. Ecco da dove viene quell'odore di cui vi parlavo all'inizio. C'è un racconto che sembra scritto stamattina. Si intitola Quelli che si allontanano da Omelas. Omelas è una città meravigliosa. È il luogo della felicità assoluta, dell'arte, di una prosperità che non conosce ombre. Tutti sono felici, tutti sono liberi. Questa gioia collettiva poggia su una sola piccola atroce condizione. In uno scantinato buio, umido e sporco ci vive un bambino. Deve restare solo, al freddo, malnutrito. Tutti i cittadini di Omelas lo sanno. Sanno che la musica, la salute, la bellezza dei loro campi dipende interamente dalla sofferenza di quel singolo innocente. Se il bambino venisse liberato, se venisse lavato e nutrito, l'intera utopia di Omelas crollerebbe in un istante. E allora scelgono. I lavoratori di Nairobi e Manila sono il bambino di Omelas, abitano lo scantinato digitale della nostra civiltà, assorbono il marciume della rete affinché noi possiamo godere di un'intelligenza artificiale che ci appare magica. Lo sappiamo, ma dopo un post di sdegno o un video di denuncia, quasi tutti noi scegliamo di restare a Omelas. Accettiamo il compromesso morale come costo d'esercizio per un'email scritta bene, ma ci sono persone che si allontanano. Nel racconto sono quelli che dopo aver visto il bambino non riescono più a sorridere, escono dalla porta della città e camminano verso l'ignoto, perché non accettano che la loro felicità dipenda dal dolore di un innocente. Oggi allontanarsi significa smettere di credere alla magia dentro la fiaba, significa dare un nome e un volto a quei lavoratori e denunciare la verità dietro il codice. Il nostro egoismo è la loro prigione. Ma il muro del silenzio si sta spaccando, Nairobi sta parlando, Manila sta parlando. E ora che noi sappiamo cosa c'è nello scantinato, cosa possiamo fare? Pretendere forse una tecnologia senza sacrifici umani è un atto di giustizia per milioni di persone che servono miliardari narcisisti annoiati. Significa restituire il corpo al lavoro e la responsabilità al codice. Smettiamola di essere utenti passivi di un miracolo e diventiamo testimoni consapevoli di un'industria. Solo allora potremmo decidere se Homeless è davvero casa nostra o se è tempo di andarcene. Se questo atto di teatro civile vi ha scosso, aiutatemi a farlo viaggiare, fatelo girare, iscrivetevi, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate voi o se avete ulteriori informazioni da aggiungere a questo video oppure lasciatemi semplicemente un cuore. Grazie per essere arrivati fino a qui, è stato bellissimo stare insieme anche oggi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il secondo atto, sempre che l'algoritmo non mi metta in castigo. Dai!